Questo va giù? Giù, quello Giù, va avanti. vai. Ok. Buongiorno a tutti, grazie per insomma, questa opportunità, ringrazio Arianna e Silvia. Mi chiamo Silvia e oggi quello che in questa mezz'ora vorrei raccontarvi è prima di tutto vorrei farvi fare un viaggio verso le montagne. Da molti anni, ormai 20, mi occupo e lavoro in piccolissimi paesi di montagna. Piccolissimi vuol dire che più o meno gli abitanti che hanno sono 80, la media della popolazione è di settantenni, praticamente i giovani non ci sono più. Quindi quello che, come dire, si cerca di fare con la cultura è di rianimare e riattivare questi piccoli paesi. Cioè, questo viaggio che faccio fare a voi mi ha costretto a fare un viaggio all'indietro verso la mia storia. È stata, come dire, un destino quasi quello che ci ha portato a iniziare questo viaggio in questi piccoli paesi di montagna, che ha coinvolto prima solo me e poi mio marito e adesso anche le mie 3 figlie, che in qualche modo ormai ci seguono e chi lo sa che un giorno non ripopoleranno loro la montagna. È la storia di quello che è un festival che si chiama Nuovi Mondi. Anche il nome in qualche modo è evocativo. Quello che da sempre cerchiamo di fare è costruire qualcosa di nuovo. Pensiamo che, come dire, non sempre le cose sono così come sembrano, no? Sembra apparentemente che questi paesi che sono così, come io dico sempre, ci sono tanti alberi, non c'è nessuna persona in questi posti, però devi incominciare a vedere le cose forse in maniera diversa. La storia del festival, questa qua è Valloriate, questo piccolo paese dove nasce il festival, in una valle laterale della Valle Stura in provincia di Cuneo, però hanno questo vantaggio questi paesi che sono a 20 minuti dalla città in qualche modo. E qua vedete un pizzino che è un po' l'inizio di tutta la storia. Come sempre le storie nascono spesso da un'amicizia e anche questa volta è andata così. Questo era il bigliettino che ci diede l'allora assessore, diciamo, di questo piccolo comune di Valloriate, che poi divenne sindaco, Monaco Gianluca, che ci diceva chiamatemi perché mio marito da neolaureato al DAMS, io avevo una casa per puro caso, lì non c'entro niente con quei posti, sopra il paese, si era messo a documentare la vita degli ultimi abitanti, che veramente era pazzesca perché vivevano senza acqua, senza bagno, dormivano senza riscaldamento in camera. Mi ricordo che il vecchietto ci diceva: no, ma io non la metto la stufa in camera perché poi dopo diventa tutto umido dentro gli armadi e mi dà fastidio, quindi dormo con una bella coperta. Per noi che vivevamo a Torino in quel momento ci sembrava un mondo incredibile, l'avevamo documentato. Il film era poi andato a Cinema Ambiente. E quindi l'assessore ci aveva contattato e aveva detto: ma venite, vediamo se riusciamo a dare questo film. Ci invitarono anche a una festa in una malga. Mi ricordo che non avevo nessuna voglia di andare, e invece fu un weekend fantastico, e da lì nacque in qualche modo un'amicizia. E poi così scherzando si disse: ma perché non facciamo qualcosa per questo paese che non ha più niente, facciamo film sotto le stelle. Cioè era proprio nato un po' in maniera un po' così stupida. Era il 2012, questa è la prima programmazione del Film Festival, che era niente di più che una rassegna di documentari. C'eravamo noi e pochi altri. Questa è la foto della prima proiezione. Io dico sempre: se io mi fossi fermata lì non sarei sicuramente andata avanti. Non c'era veramente nessuno, erano anche le 3:30, avevamo scelto un film sulla Resistenza. I primi anni, come dire, poi mio marito si era appena laureato al DAMS, quindi faceva una programmazione veramente un po' troppo d'autore. Io mi ricordo che un anno avevamo selezionato un film che aveva come manifesto una persona, una ragazza che andava in motocross, e lì vanno tanto con queste motorette, e quindi la sala si era riempita di gente del paese. Tempo 10 minuti, sono scappati tutti perché invece era un film lentissimo, di quelli inguardabili.
E, insomma, quindi l'inizio, come dire, abbiamo dovuto tenere botta perché cioè, se neanche la popolazione veniva era un problema, però insomma ce l'abbiamo fatta. Dopo qualche anno mi dicono, ma guarda che c'è questo signore che si chiama Stefano De Benedetti, che è un mito degli anni 70 dello sci estremo, uno che ha fatto, vabbè, è diventato famoso perché scendeva le pareti che non c'erano, praticamente lui ha sceso una parete, mi sembra, vabbè, adesso non mi ricordo più su che monte, che puoi solo scendere con gli sci ogni tot anni quando le condizioni di innevamento sono perfette. Insomma, era una sorta di mito che poi aveva completamente cambiato vita, tant'è che adesso fa l'imprenditore del fotovoltaico. Ma io, che sono abbastanza determinata, decido che lo voglio invitare a sto cavolo di festival. E allora incomincio a martellarlo di mail, non mi risponde, forse dopo un po' lo prendo per esaurimento, mi dice va bene, basta, vengo, mi hai rotto. E allora a quel punto, quell'anno lì, riusciamo a portare a Valloriate 500 persone. A noi sembra incredibile, il paese impazzisce, siamo tutti lì che prepariamo aperitivi, questo qua lo veneriamo come se fosse un messia, tant'è che siamo infatti rimasti molto amici. E però da lì incominciamo a capire che se forse portiamo anche qualche ospite, qualcosa può succedere. E così infatti quell'anno lì il pubblico inizia a crescere, arrivano, noi siamo in questa piccolissima saletta che era il polifunzionale del paese e noi incominciamo a dire "Ma magari forse qualcosa in più che una semplice rassegna possiamo anche decidere di farla". Andiamo avanti, incominciamo con gli ospiti internazionali, questi sono i fratelli Favres con un prete ottantenne inglese che si è stabilito a Valoriati per 3 giorni e ha bevuto solo grappa, io non so come ha fatto, però sembra sopravvissuto. E però poi diciamo, siamo sempre in un paese di 80 abitanti, come cavolo facciamo a portarci il pubblico qua? Allora decidiamo di organizzare qualche grande evento in città, allora sogniamo i grandi alpinisti e ci riusciamo, arriviamo a Simone Moro, il palazzetto si quasi riempie. E poi l'anno dopo mi sembra arriva Messner, riusciamo in qualche modo a promuoverci, ma il nostro cuore rimane in montagna e quindi continuiamo le nostre avventure in montagna. Tra l'altro non ci basta essere in un paese di 80 abitanti, decidiamo di spostare il festival dalle prime edizioni che erano in estate in inverno. E mi ricordo che questo signore qua è Jim Bridwell, è un mito dell'arrampicata americano, una storia pazzesca per riuscire a contattarlo perché è un vero hippie, era un vero hippie perché non c'è più, ma quindi senza telefono abbiamo dovuto chiamare l'amico, pregavamo che arrivasse perché dici ma adesso questo gli ho comprato l'aereo, verrà o non verrà? Si presenta con delle scarpe bianche e col tacco improbabili a Valloriate dove adesso non so più, in quell'anno lì scende 1,5 metri di neve, tra l'altro, e sono proprio i giorni del festival. E quindi, insomma, quindi non ci basta essere lì, ci complichiamo anche la vita con l'inverno, però, come dire, andiamo avanti, poi la smettiamo di farlo d'inverno perché diventa veramente faticoso. Questo è Messner, che è sempre il tentativo, come dire, di farsi un po' conoscere, oltre perché altrimenti non riusciamo a portare il pubblico su. Il festival continua, questo qua è un altro pazzo che si chiama Alain Robert, l'uomo ragno, quello che sale tutti i grattacieli. L'aneddoto che posso raccontare su di lui è che riesce, lo invitiamo chiaramente prima a fare cena con noi, magari nel ristorante, rifiuta, preferisce mischiarsi alla folla del festival, noi avevamo una piccola osteria, e finisce in un tavolo che lo ubriaca completamente, cioè questo sale sul palco che non si, cioè, io ho detto non so, tra un po' sverrà, non lo so come faremo, in realtà alla fine ce la fa. Rimane un po' nel cuore lui di tutta la comunità. E poi vabbè, continuiamo con Nibali. E qua, questa foto qua è mio marito con l'allora sindaco di Valloriate, perché poi, come dire, proprio diventiamo molto amici, e ci invitano in Pakistan addirittura a portare i film del Nuovi Mondi. C'era un ambasciatore con la moglie cunese, insomma, volevano portare qualcosa di montagna anche lì.
e loro decidono di andare, quindi qua ci sono le foto della presentazione, diciamo, del Nuovi Mondi in Pakistan. Cerchiamo, come dire, di parlare del festival un po' ovunque. Ancora foto di quello. Continua, diciamo, il festival, diventiamo anche un po' più grandi, incominciamo a montare un tendone perché comunque non abbiamo neanche strutture in questi paesi qua, non c'è veramente niente. E continuiamo a sognare grandi ospiti. È bello perché la comunità ormai poi diventa parte del festival, quindi sono loro che ti dicono: ah, perché non inviti quello, perché non inviti l'altro, e poi ci si prova ogni anno e in qualche modo ci si riesce. Francesco Guccini è stato il sogno che insieme proprio a tutto il paese abbiamo rincorso per, mi sembra, 5 anni. Per 5 anni mi ha detto di no, poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Lo portiamo, mangia con tutto il paese. Veramente, cioè, non abbiamo fatto entrare giornalisti in quella cena, ma proprio con la popolazione, ed è stato veramente un momento che ricordo ancora con grande piacere. Insomma, qua continuiamo. In questa qua è sempre l'edizione del Covid, questa qua. Anche in quell'anno lì decidiamo che non bisogna abbandonare, bisogna resistere. Ci spostiamo, mi sembra, a settembre. In quell'anno, il settembre forse più freddo della storia, questo alpinista che ha 80 anni, ha fatto un sacco di 8000, ha detto: io non ho mai avuto così freddo come qua. E ho detto: vabbè, va bene. Però insomma, spero che si ricordi. Nel frattempo, negli anni abbiamo sempre pensato che il festival non dovesse essere, diciamo, solo di un piccolo paese. Le energie per farlo e portarlo anche in altri posti non sono sempre facili da trovare, perché comunque ci vogliono soldi, non ci sono attrezzature nei posti, ma cerchiamo di fare delle incursioni. Questo, troviamo un bellissimo bosco in un paese vicino, con vicino una frazione semi abbandonata, e decidiamo di portare lì dei filosofi, e quindi nasce la rassegna. Portiamo Galimberti, Mancuso, adesso mi sfugge l'altro che abbiamo portato. Ho fatto qualcosa? Niente, riesco sempre a fare pasticci con la tecnologia io. Ho spento tutto. Forse non sono io, però. Ah sì, no, sono io. Cosa ho fatto? Boh. Nel 10° anno riusciamo, grazie al fatto che vinciamo un bando del Ministero, a portare Emir Kusturica, quindi arriva veramente la star internazionale a Valoriate, cioè, e nessuno sapeva chi era, cioè, perché poi il bello di portare grandi ospiti in questi paesini che nessuno li calcola, cioè, la gente mi chiamava: no, perché fai attenzione, poi magari lo disturbano. Ma che disturbano? Cioè, non sanno neanche chi è questo. E quindi è stato abbastanza buffo e simpatico avere questa superstar che fumava il sigaro ed era convinto che la CIA lo seguisse fino a Valoriate, in questo piccolo paesino, dove nessuno veramente gli ha rivolto la parola, se non qualcuno del pubblico. Anzi, quelli dell'albergo erano anche un po' infastiditi perché aveva chiesto la frutta in camera, e quindi dava anche un po' fastidio. Però per noi è stato un grandissimo... Niente, io non so cosa faccio. Ah, forse questo. Che c'è la freccia giù? Ok, scusate. Quindi insomma, è stata però una serata molto divertente. Kusturica, vabbè, è un po' star, è vero, ma è anche simpatico. Questo è un po' il viaggio dei Nuovi Mondi attraverso i nostri 10 manifesti, ma quello che, come dire, il festival è stato, non è solo un evento ludico e divertente, perché poi è un evento per noi molto divertente, è anche un concorso internazionale. Noi selezioniamo ogni anno, ormai arrivano 800 film da tutto il mondo, selezioniamo i documentari non solo di alpinismo, perché come dire, l'alpinismo in sé
a volte solo i numeri, le sfide, la corsa contro il tempo non ci interessa molto, quello che ci interessa è restituire anche un po' un'immagine antropologica della montagna e di posti molto lontani. Selezioniamo molti film delle altre parti del mondo proprio perché crediamo sia importante avere una finestra anche da un piccolo paese così, che ci permetta di vedere, diciamo, altri modi di vivere e di affrontare i contesti rurali. Questi sono stati molti dei nostri ospiti e vabbè, non ci sono neanche tutti. Questa diciamo, è un'altra tecnica che abbiamo utilizzato per cercare di portare a conoscenza la gente cioè per diffondere, diciamo, il festival, ed è una cosa che continua ancora. Ci eravamo inventati i primi anni con questo camper scassatissimo di portare il cinema dove non c'era, quindi siamo andati per molti anni, andiamo ancora adesso e quest'anno siamo venuti tante volte nel torinese a portare i film di montagna nei paesi dove il cinema non c'è. È stata un bel volano per noi e anche una cosa molto divertente. Se andate sul sito del Nuovi Mondi potete anche accedere alla piattaforma che consente di vedere film in maniera gratuita, c'è dei registri che ci permettono di condividerli. Ma soprattutto quello che abbiamo fatto in questi anni è cercare, come dire, di usare il festival come uno strumento. La cultura in questi paesi può essere davvero un potente, diciamo, strumento di cambiamento. Ci sono infinite resistenze al cambiamento in questi posti. La cultura ci permette di entrare in contatto con le persone a un livello più scherzoso, più ludico, e quindi in quel modo lì fai passare l'idea che si può cambiare, perché la frase che ti dicono più spesso: si è sempre fatto così e qua si fa così e tu non ce la farai. Cioè, io me lo sarò sentito dire 200.000 volte, ma come dire, se poi li porti su un altro terreno riesci a far capire che le cose possono cambiare anche lì e che forse va anche bene se cambiano. Quindi lo abbiamo fatto tanto utilizzando la cultura, portandola in giro, cercando di svegliare, diciamo, più nicchie possibili, facendo passeggiate, unendoci. Ogni anno organizziamo sempre tavoli di confronto su diversi temi. La maggior parte delle volte i tavoli di confronto che abbiamo avviato nei Nuovi Mondi poi hanno permesso un cambiamento sul territorio. È stato così, per esempio, vabbè, questo lo salto, è stato così quando abbiamo, per esempio, organizzato i primi incontri con i consorzi turistici, perché io all'inizio, dopo 5 anni che facevo il festival, dicevo vabbè, ma io posso anche fare tutto l'impegno, posso metterci tutto l'impegno del mondo, ma se poi a livello territoriale non raccolgono la sfida, io come faccio? Allora mi sono messa con grande impegno, 2 anni di tempo. Ho raccolto tutte le aziende di tutta la Valle Stura, che sono 60 chilometri, porta a porta, sono andata a prendermele e sono riuscita a creare un consorzio di imprese turistiche. Lo stesso ho fatto con un marchio, lo stesso ho fatto con dei giovani. Cioè, l'idea è: se noi pian pianino cuciamo, mettiamo insieme, facciamo rete, connettiamo, forse riusciamo a fare qualcosa in più. In realtà sono tutte esperienze che poi mi si sono ritorte contro, nel senso che poi, cioè, li ho messi insieme ma poi non andavo più bene io. Ma non importa, resistono e vuol dire che avevo ragione io. Questa è la foto un po' che mi piace di più e che purtroppo anche questa storia è finita. Questo sindaco è stato mandato via in malo modo dopo 15 anni, però questa diciamo, sono le persone che hanno permesso la nascita del Nuovi Mondi. Quest'anno, per il primo anno dopo 12 anni, abbiamo cambiato paese, perché insomma le storie si legano anche molto alle persone. Quando le persone vengono, come dire, non rispettate, abbiamo deciso come festival che non meritavamo più cioè non aveva più senso stare lì. E il sindaco fa molto la differenza. Siamo andati da un altro sindaco che è un visionario completamente diverso, il comune si chiama Rettana, il sindaco è un appassionato di arte contemporanea. Vi invito a venire chiaramente al Nuovi Mondi a Rettana quest'anno, ma anche a visitare le tante mostre di arte che organizza. Insomma, questi paesi hanno bisogno anche di voi, anche dei cittadini. Queste sono le cose che vi ho detto prima, che abbiamo creato questi consorzi e ci hanno permesso, come dire, come festival di essere
un attore di cambiamento, perché è quello che è importante essere. Fare il festival solo per dirci che siamo bravi a invitare gli ospiti internazionali non ci interessa. Questo è l'ultimo progetto che è sempre stato generato dal festival, sempre con la mia mania di voler connettere. Questa volta ho pensato che forse bisognava connettere i paesi, perché sono comunque paesi di 80 abitanti dove non c'è più, cioè non hanno il personale, c'è un tecnico che fa il lavoro 4 ore a settimana, la segretaria c'è o non c'è, tu devi fare qualcosa con la segretaria, fai i salti mortali per cercare di beccarla in quella mezz'ora in cui lavora, e quindi insomma bisogna anche dirsi che, come dire, c'è un signore che si chiama Lupatelli che dice: in questi paesi lo Stato e il mercato se ne sono andati. È così. Io però dico, possiamo piangere, possiamo disperarci o abbandonarli, oppure possiamo dire uniamoci e cerchiamo altre soluzioni anche favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, perché no? Perché può essere forse quella la risposta. Montagna Futura va in questa direzione, sono 4 comuni che si uniscono in un distretto culturale. Appunto qua vi facciamo anche vedere dove siamo, vicino a Cuneo. Quindi un distretto culturale che ha queste caratteristiche. Abbiamo scelto 4 linguaggi per 4 paesi e abbiamo una programmazione quindi di cinema a Valloriate e di architettura e di arte arittana. A Moiola ci sono i pensatori e i filosofi, ma c'è anche il teatro, e a Rocca Sparvera ci sono le feste, perché c'è una programmazione musicale che vi invito, poi seguiteci magari sui social su Montagna Futura. A Rocca Sparvera abbiamo questo panettiere che è un ragazzo giovane di 30 anni che ha questa passione sfrenata per la musica. Ogni anno porta nei boschi circa 10 concerti di artisti che non so dove scova. Quest'anno ci ha portato la giapponese, un fiammingo che cantava in una lingua che nessuno ha capito. Insomma, gente veramente particolare e underground, e sentita nei boschi o lungo il fiume, ed è avere un'esperienza. E quindi quello con gli occhiali è il sindaco di Rittana, quella sono io con la mia faccia da esaurita, ecco, per dire che, come dire, la maggior parte delle volte in questi posti fai un passo avanti e poi ne devi fare 3 indietro. Non è sempre, come dire, semplice, e a volte ti scoraggi, a volte ti sembra che perdi tempo, a volte pensi che, come dire, non vedremo e non otterremo i risultati che vogliamo. D'altro canto bisogna anche, come dire che è una cosa che mi piace invece tantissimo, e bisogna anche dirsi che sono cambiamenti lunghi quelli che vogliamo apportare, e che con l'entusiasmo in qualche modo poi si riesce sempre a ottenere un piccolo miglioramento di quello che c'era. E qua ancora 4 foto delle prossime programmazioni. Quello che è bello di questo momento è che in questo momento abbiamo messo insieme, però ve lo faccio vedere qua, l'ultimo festival che è stato fatto a Rittana ha unito, diciamo, un po' le forze del terzo settore, e quindi insieme a una cooperativa sociale che si chiama Proposta 80, che è una residenza di ragazzi psichiatrici proprio lì vicino, abbiamo gestito il festival tutti insieme. È davvero un'esperienza che sono sicura che aprirà a nuove opportunità. Adesso la nuova follia è, con tutto questo gruppo allargato e anche altri soggetti, è quella di aprire un centro creativo in questo piccolo paese di 80 abitanti, torinese, con noi è il Teatro della Caduta, che l'idea è portare corsi di formazione e portare la cultura diciamo in un piccolo paesino come questo, per cercare di farlo rivivere tutto l'anno e non solo durante il periodo del festival. Quindi questa, diciamo, rappresenta un po' il nuovo gruppo che fa i Nuovi Mondi. E chiudo con queste 4 foto
quella là è Rittana, come vedete è un paesino tanto tanto piccolo ma anche carino. E questo è uno dei luoghi del festival, il Cerchio, dove quest'anno apriremo un campeggio sperimentale con Ferrino per un mese, perché crediamo che la cultura cura e che quindi offriremo esperienze per tutti i cittadini o per tutti coloro che avranno voglia di venire a trovarci, esperienze culturali che possono fare bene. I Nuovi Mondi poi sono incontri, sono tanti pranzi e tanti diciamo possibilità di scambio. Nella tavolata lì sotto avevamo un po' riunito, come facciamo tutti gli anni, esperienze diverse che provengono da tutta Italia sul tema della rigenerazione. Questo è uno dei temi che ci sta più a cuore, e come sempre pensiamo che l'unione fa la forza. Oddio, ho fatto un casino. Vi ringrazio per l'ascolto, non posso non invitarvi a Rittana e a Nuovi Mondi. Grazie mille.